Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare tutorial sui Sonoff e prendiamo in mano un prodotto che abbiamo già visto. Parliamo del Sonoff Dual R3 versione standard. Oggi faccio un tutorial di approfondimento perché questo dispositivo è stato venduto un botto. Ne avete montati tantissimi, funziona benissimo. Non ho particolari richieste riguardo al tutorial che avevo fatto per installarlo nelle tapparelle, ma spesso mi arrivano delle richieste perché alcuni non si trovano, non riescono a capire come poterlo montare non nella scatola dove ci sono i comandi, ma direttamente nel cassone, perché magari la linea arriva lì o perché magari non c'è più spazio nella 503. Quindi riprendiamo in mano questo oggetto, vi faccio vedere fisicamente come installarlo nel cassone, come collegarlo direttamente sopra e non sotto dove ci sono i pulsanti. Ok che è la stessa cosa, però qualcuno giustamente che magari è bravo a fare le pizze o progettare ponti non è pratico e non si ritrova con i collegamenti sotto rispetto sopra. L'unica cosa che dovete guardare per essere sicuri di poter procedere con l'installazione è che il motore della tapparella esca con un cavo a 4 fili, neutro e terra, poi ci possono essere gli altri due che possono essere nero, grigio, marrone, lì dipende. Non va bene se trovate un cavo che esce dalla tapparella con 3 fili, quindi fase neutro e terra. Perché? Perché vuol dire che quella tapparella ha un motore con integrata l'elettronica di una ricevente e molto probabilmente avete solo un telecomando per azionarla. Quella tapparella rimane così, non è possibile collegare dei comandi a parete né tantomeno un Sonoff Dual R3. Ci sono poi alcune tapparelle che hanno invece il comando non con fase di salita e fase di discesa, ma che vengono comandate sempre da pulsante ma semplicemente con un contatto, quindi dato un impulso si apre, un impulso si chiude. Quello è ancora un altro discorso, è molto rara come tipologia di installazione da poter trovare. Ho già risolto dei problemi di qualcuno che aveva questa versione di motore tapparella, nel caso contattatemi e vi do un minimo d'assistenza. Quindi vi faccio vedere un po' tutto, vi faccio vedere anche la differenza di funzionamento tra il comando col pulsante e il comando interbloccato, quello che sta in posizione. Prenderemo anche di nuovo un attimo in mano il discorso di Alexa. Non vi faccio vedere il dispositivo in sé, la programmazione, tutto perché l'avevamo già vista in quel video. Mi raccomando, ricordatevi solo che il Dual R3 si aggiunge con il Bluetooth, non con la procedura standard come gli altri Sonoff, anzi magari l'accoppiamento col Bluetooth lo facciamo di nuovo insieme. Quindi vediamo un po' tutto quanto, vi faccio vedere la situazione del comando che ho simulato con un vero motore tapparella che però in questo caso alza un telo e non una tapparella, ma il concetto è il medesimo. Andiamo avanti col tutorial. Poi facciamo gli schemini alla fine come piacciono a noi, Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Dunque qua ho ricreato una situazione tipica con un comando tapparella e una tapparella che va su e giù, quindi abbiamo la tipologia di comando con questo commutatore fatto a doppio pulsante dove bisogna tenere premuto il dito, la tapparella va su e poi la tapparella va giù fermandosi solo quando raggiunge il fine corsa. Oppure potremmo avere anche la condizione con questo che è il commutatore che rimane in posizione. I collegamenti a livello di fili sono i medesimi, vi farò poi vedere la differenza tra questo comando e questo in fase di programmazione di funzionamento. Primo esempio di collegamento, voi potreste avere una linea passante che arriva da sotto, come in questo caso, dove abbiamo fase neutro e terra. La terra è giuntata e va direttamente alla tapparella, il neutro è giuntato e va direttamente alla tapparella. Poi potreste avere il cavo tapparella che viene fin dentro la scatola, vedete? Questo è il cavo a 4 fili perché ha 2 fasi neutro e terra, che arriva direttamente fino alla scatola quando il motore è montato dalla parte, diciamo, dove abbiamo i comandi. Se è dall'altra parte il cavo non ci arriva mai e ci sarà poi un'aggiunta che troveremo nel cassone. Poi cosa avremo? La fase, quindi il marrone, nero, grigio, che arriva dall'alimentazione, che va direttamente al centrale del commutatore, vedete? Dopodiché viene fatto un ponte per portare la fase anche all'altro commutatore. E poi abbiamo le 2 fasi di comando, che in questo caso sono il marrone e il nero, che vanno al motore.
In questo caso, se vogliamo mettere il Dual R3 dentro il cassone, quindi sopra, di tutti i fili che vanno su ce ne manca uno, che è la fase diretta per alimentare il Sonoff Dual R3. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere da uno di questi ponticelli la fase, aggiungerla qui e portarla fino su. Dopodiché le strade sono due. Potete tenere lo stesso cavo che c'è già dentro e aggiungere solo la fase, perché poi dentro il cassone basterà tagliarlo per avere la fase di ritorno dei due comandi dal pulsante, il neutro diretto, la terra che in questo caso non ci interessa, più la fase che abbiamo appena inserito. Oppure potete tirarvi via tutto il cavo della tapparella e infilarvi dietro due fasi per il comando, una diretta, un neutro e la terra, per riportare tutto quello che avevate in scatola anche su nel cassone. Quindi questa è una condizione con l'alimentazione che arriva, diciamo, direttamente nella scatola, ma vi faccio vedere anche la condizione con l'alimentazione che arriva direttamente nel cassone. Oppure, se la linea arriva direttamente nel cassone ed è stata fatta una discesa solo per il comando, voi vi troverete in questa situazione, quindi avrete solo 3 fili che vengono da sopra, che sono 2 fasi di ritorno per il motore e la fase diretta che arriva dall'impianto. Fase diretta che anche qui sarà ponticellata con l'altro lato del commutatore per dare la fase quando premiamo il pulsante ai 2 fili che vanno poi al motore. Questo ponticello non sempre c'è, potrebbe anche essere interno, questa parte va lasciata così com'è. Salendo quindi dal comando ci sarà tutta la nostra tubazione nel muro che arriva fino in questa zona che potrebbe essere il cassone. Noi ci ritroveremo allora con i 3 fili che sono la fase diretta più le 2 fasi di ritorno per il motore, e eventualmente di qua potrebbe esserci anche il neutro e la terra che arrivano direttamente dall'impianto. Oppure potremmo trovarci già nel cassone una linea di alimentazione con fase neutro a terra. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il nostro cavo del motore, vedete qui c'è il motore con il fine corsa e il cavo che esce, che avrà terra e neutro più le 2 fasi per comandare salita e discesa. Ora cerchiamo di capire come collegare tutta questa roba con il nostro Dual R3 nel cassone. Avremo la terra da collegare direttamente con la terra del motore e qui non ci possiamo sbagliare. Uso i morsetti rapidi solo per fare prima, potete tranquillamente usare i morsetti a vite, quindi la terra ce la siamo tolta. Poi ci sarà il neutro che potrebbe arrivare dal tubo ma potrebbe anche già essere nel cassone. Questo neutro va collegato insieme al neutro del motore e vanno collegati all'ingresso N-in sul Dual R3. Potete unirli insieme in questo modo o potete anche mettere un morsetto e fare un altro cavallotto. E il neutro l'abbiamo collegato. I 2 fili del motore, quindi salita e discesa, vanno collegati su L-out 2 e L-out 1 e non preoccupiamoci tanto della posizione. Quando facciamo la prima prova basta invertirli. Quindi colleghiamo salita e discesa del motore a L-out 2 e L-out 1. In questo modo iniziamo a toglierci un po' di fili dal marasma che c'era prima. Abbiamo detto terra del motore collegata, neutro collegato insieme al neutro di arrivo su N-in e le 2 fasi del motore, quindi il motore è già tutto collegato. Abbiamo poi la fase che arriva direttamente nel cassone dall'impianto o che eventualmente abbiamo allungato noi fino all'uscita della tubazione se arrivava da sotto. Questa fase dove deve andare? Questa fase deve andare dentro L-in e possiamo già metterla da sola direttamente. Una volta collegata la fase di arrivo all'ingresso L-in, per comodità abbiamo un altro ingresso L-in. Questo qui lo possiamo usare per collegare la fase che va sotto al commutatore come era in origine, oppure se l'abbiamo aggiunta noi nel caso l'alimentazione arrivava nella 503. La nostra fase che va quindi al commutatore la mettiamo dentro l'altro morsetto L-in. In questo modo abbiamo collegato il motore al neutro e alla terra, abbiamo collegato le fasi del motore su L-out 1 e L-out 2, abbiamo collegato la fase che arriva direttamente dall'impianto, che sia dal basso o dall'alto, direttamente su uno dei 2 morsetti L-in che sono uguali, abbiamo collegato sull'altro morsetto L-in il filo di fase che va direttamente al centrale del comando. Rimangono i 2 fili di fase che tornano indietro dal comando che dobbiamo collegare su S1 ed S2
due, stesso discorso di prima, se la tapparella lavora al contrario basta invertire l'uscita sul motore e se i comandi sono ancora al contrario bisogna invertire anche i comandi. Adesso facciamo due schemini così magari se non avete colto bene vediamo di capirci. Ora il collegamento è lo stesso, che l'alimentazione arrivi da sopra, che arrivi da sotto. L'importante è capire che se vi trovate l'alimentazione nella scatola dovete tirarvi via il cavo del motore tapparella insieme anche a fase neutro e terra più i due ritorni di fase del comando. Perfetto, ora che abbiamo collegato tutto, l'importante è che tutti i fili non siano di intralcio nel movimento rotatorio della tapparella. Se il Dual R3 non trova posto appoggiato sul fondo del cassone o in qualche zona che non va sicuramente a dare fastidio alla tapparella, possiamo anche lasciarlo appoggiato, altrimenti potremmo fissarlo di lato usando il supporto per baradini in dotazione che, avendo questi due fori, può essere fissato al muro con dei tassellini oppure, se avete del legno, quello che trovate intorno per montare il nostro Dual R3 in modo che non vada in giro. Ora possiamo ridare corrente e ripassiamo un attimo come impostare il Dual R3 e vediamo come farlo funzionare al meglio sia con i comandi da app che con i comandi vocali di Amazon. Molto bene, ripassiamo anche l'aggiunta del dispositivo, quindi tasto più dentro l'app WeLink, accoppiamento Bluetooth, questo qua quindi non rapido ma Bluetooth, dispositivo che è già in modalità accoppiamento perché fa 2 lampeggi veloci e uno lento, oppure basta tenere premuto per 5 secondi e va in modalità accoppiamento. Diamo conferma dell'indicatore che lampeggia correttamente, schiacciamo prossimo, vedete che trova subito un dispositivo. Ovviamente bisogna avere il Bluetooth del telefono attivato, quindi Bluetooth on, trova il dispositivo, premiamo connetti, scansione del wifi che abbiamo a 2,4 GHz con inserimento della password e salviamo. In questo modo il dispositivo fa la procedura di connessione che avete visto, è praticamente immediata, e Amazon trova già 4 dispositivi, arriveremo poi anche su quello. Lo chiamiamo Telo, posizionato in taverna, completato. Perfetto, compare qui il nostro dispositivo Telo. Prima cosa che dobbiamo definire se lo usiamo come interruttore, motore o misuratore, premiamo motore. Nelle impostazioni motore abbiamo il tipo di interruttore esterno che per adesso è doppio pulsante, ma dopo simuleremo l'interruttore a 3 vie che sarebbe il commutatore interbloccato, e salviamo tutto. Il motore è da calibrare. Quindi gli diciamo vai adesso. Arrivati in questa schermata vedremo che c'è il pulsante calibra motore e ci ricorda che non è ancora stato calibrato, ma prima di fare questa procedura dobbiamo provare a fare una fase di apertura chiusura per vedere se sono collegati correttamente i fili del motore. Quindi proviamo una chiusura, vedete che non fa nulla, proviamo un'apertura. Vuol dire che il motore è collegato al contrario, quindi basta semplicemente invertire i fili in uscita L-out 1 e L-out 2. Ok, riproviamo adesso a fare un'apertura e una chiusura. Quindi se schiaccio chiudo si chiude, se schiaccio apri si apre. Perfetto, ora con i 3 puntini in alto torniamo in modalità di lavoro, impostazioni del motore, e premiamo calibra motore. Lui farà quindi tutta la procedura di calibrazione. L'importante è che il motore abbia i fine corsa funzionanti e regolati correttamente. Vedete che fa tutta un'apertura, farà ora tutta una chiusura, farà magari 1, 2 o 3 cicli finché apprende i tempi e le posizioni di fine corsa del motore. Quando si ferma vuol dire che la calibrazione è terminata, torniamo all'applicazione, torniamo indietro e se rientriamo in impostazione motore vedete che non chiede più di fare la calibrazione. Ok, quindi con il comando a doppio pulsante avremo questo tipo di funzionamento, sia pressione e la tapparella sale, pressione dello stesso tasto si ferma, pressione la tapparella sale, pressione dell'altro tasto si ferma, oppure pressione del tasto di discesa e la tapparella fa tutto il ciclo fin quando arriva al fine corsa. Ok, questo è il funzionamento con il pulsante doppio. Invece con il commutatore interbloccato è la stessa cosa, ma dobbiamo andare nelle impostazioni del dispositivo, su modalità di lavoro,
impostazioni motore. Su motore dobbiamo andare su impostazione motore e tipo di interruttore esterno. Dobbiamo passare da pulsante a interruttore 3 vie. Salviamo. E voilà, e lui funzionerà allo stesso modo. Come? Tenendo premuto ad esempio il commutatore in posizione salita, lui farà tutto il ciclo fino ad arrivare a fine corsa, oppure possiamo fermarlo da app. A questo punto la posizione del commutatore a lui non interessa, perché continuerà a dare priorità all'applicazione. Ok? Se liberiamo il commutatore, lui sente un cambio di stato e si ferma. Se stiamo aprendo e premiamo discesa, lui automaticamente inverte il ciclo. Funzionamento senza problemi in assoluto, non c'è bisogno di cambiare questo tipo di dispositivo se ce l'avete a bordo. Il funzionamento col doppio pulsante è uguale, perché comunque dando un clic il SON-OFF fa tutto il ciclo completo, ma se avete già questi potete tenerli e li impostate come interruttore 3 vie. Dopodiché, se lo dimenticate in posizione discesa o salita non importa, perché il SON-OFF continua comunque a funzionare indipendentemente. Stessa cosa per i comandi vocali che adesso andiamo a guardare insieme. Vi ricordate che prima, quando abbiamo accoppiato il dispositivo, sono comparsi 4 dispositivi rilevati dall'assistente di Amazon? Guardiamo insieme come gestirli e come vanno, diciamo, interpretati. Allora, sempre nel nostro smartphone andiamo ad aprire l'applicazione Alexa, che io ho qui dietro. Dunque, quando siete qua nella maschera della home page, andate su dispositivi. Adesso qua ho un sacco di dispositivi, comunque andiamo su nuovi dispositivi, visualizza. Vedete che io ne ho parecchi, tra cui questi dispositivi che si chiamano Telo Curtain, Telo Outlet 1, Telo Outlet 2, Telo Switch. Allora, Switch, Outlet 1 e Outlet 2 sono quelli che si usano quando impostate il dispositivo SON-OFF Dual R3 in modalità interruttore, quindi per comandare le luci. A noi, per usare la tapparella, serve comandare il dispositivo Telo Curtain. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo dare dei comandi vocali dicendo Alessia, così non parte, Telo Curtain 30%. Dovremmo dire tutta sta roba. Noi cosa possiamo fare? Possiamo andare a rinominare dentro l'app di Amazon, però non in SON-OFF, questo dispositivo. Quindi clicchiamo sopra, tasto ingranaggio in alto a destra, lo premiamo, Telo Curtain modifica nome. Semplicemente noi possiamo cancellare e lo chiamiamo tapparella cucina. Dovete dare il tasto invio con la tastiera e lui memorizza il nome tapparella cucina. Ora cosa dobbiamo fare? Niente, dobbiamo solo comandarlo. Facciamo 2 o 3 prove. Quindi ricordatevi che in questo caso l'abbiamo chiamato tapparella cucina. Vediamo come funziona. Tapparella cucina 50%. E vedete che lui sapeva che era in posizione tutta chiusa, me l'ha portato al 50%. Tapparella cucina 0%. Per lui 0% è tutta giù, 100% è tutta su. Quindi adesso me la sta tirando tutta giù. Tapparella cucina 100%. Per lui 100% è tutta aperta, quindi me la tira tutta su. Ma mentre sale vi spiego che sempre dentro l'app di Amazon noi possiamo andare poi a creare delle routine. Quindi altro, routine, nuova, tasto più, nome routine diamo prova tapparella. Quando questo accade? Quando questo accade è il primo comando, quindi noi potremmo dare un comando vocale che può essere voce, il nome dell'assistente, poi dopo potremmo dire buio, esempio. Andiamo avanti, cosa fa quando dico buio? Allora aggiungi un'azione, casa intelligente, tutti i dispositivi, andiamo a cercare, adesso inizia con la T, la nostra tapparella cucina, e definiamo la percentuale, quindi quando noi diciamo buio deve chiuderla, sarà 0%. Andiamo avanti. Ora io qua sotto non ho altri dispositivi, ma se io avessi 10 di questi SON-OFF Dual R3 su altrettante tapparelle, potrei creare un comando vocale dove una volta azionato me le porta tutte allo 0%, quindi tutte chiuse, o tutte al 100%, tutte aperte, o magari trovate la percentuale esatta dove con il 10% vi lascia solo le filure per fare un pochino di luce, e questo su tutte le tapparelle, o magari potete fare dei gruppi di tapparelle, quindi
metterne solo 2, 3, lì le possibilità sono infinite, però il concetto è che dovete prendere il dispositivo che si chiama Curtain, comandare quello, rinominarlo perché altrimenti dovreste dirle Curtain, purtroppo esce in automatico, non ci posso fare niente io, creare poi tutte le automazioni, azioni e programmazioni che volete. E questo è quanto, spero di essere stato il più chiaro possibile. Comunque se avete dei dubbi ci parliamo nei commenti, potete scrivermi all'assistenza, insomma in qualche modo facciamo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un bel like, ricordatevi di iscrivervi al canale perché non costa niente, è gratis e mi dareste un grosso supporto. Se non sapete dove comprare il Sonoff e tutto quanto, ci sono i link in descrizione col codice sconto per usufruire dal nostro fornitore ufficiale Expert4House, e noi ci vediamo al prossimo video o in una diretta del giovedì sera alle 21:15. Ciao da Massi Dattoli!